Va Gesù. Diceva: le mie guarigioni arrivano attraverso la luce, attraverso l'amore. E non ho paura di dire che Shivananda ama il sesso, io amo il sesso. E quindi? Forse ve lo ricordate, sostiene di essere divino come Gesù Cristo, sostiene di poter guarire i malati e convince chi entra nella sua setta che il passo fondamentale verso la spiritualità sia fare sesso con lui. Quello che avete appena visto è il video che lui ha registrato dopo che noi lo abbiamo smascherato, in cui dice delle cose per cercare di rispondere, ma noi in realtà abbiamo scoperto nuove cose, nuove testimonianze su il santone Shivananda, il santone del sesso. Gianni e Francesca, grazie di essere qui in studio con noi. Gianni, comincio da te. Tu sei stato in quella comunità un anno, ma è vero che lui aveva rapporti così frequenti con le donne, diceva di guarire le donne attraverso il sesso? Sì, è assolutamente vero. Io ho visto molto spesso una o più donne anche in gruppo entrare in camera sua perché pensavano di ricevere questa guarigione dell'utero o del femminile, ma in realtà non erano altro che manipolate dal suo unico scopo, che era quello di fare sesso con loro. Voleva fare sesso con loro. Sì. Senti, e mi racconti invece di quando ti voleva costringere a fare sesso con sua moglie? Io ero andato lì per raccontargli appunto che mi interessavo a un'altra persona. Della comunità? Sì. E lui invece che ascoltarmi o darmi un consiglio mi ha spinto a fare sesso con la moglie, perché così si sarebbe sbloccata la mia sessualità. E nei momenti in cui ho rifiutato, lui ha provato a manipolarmi dicendomi che era stato il divino a chiedergli che io dovevo fare sesso con sua moglie. Ha chiesto dal divino che tu facessi sesso con la moglie. Tu non l'hai fatto? No, alla fine no, ho rifiutato, sì. E invece Francesca, tu hai avuto rapporti con lui, con Santone? Sì, io ho avuto rapporti sessuali con Shivananda. Sebbene all'inizio ero molto titubante e ho anche rifiutato di recarmi in camera sua, lui alla fine mi ha convinto facendomi credere che se io non fossi andata con lui era come se non volevo ascoltare la mia anima, era come se non volevo ricevere la sua guarigione. Ha manipolato? Esattamente, mi ha manipolato, alla fine mi ha convinto e sono andata. E ti sei pentito? Sì. Ho visto in questo luogo una sorta di riparo. Non ho paura di dire che io amo il sesso. Siamo tornati in provincia di Foggia perché dopo i nostri servizi, il santone che promette guarigioni in cambio di soldi e sesso Om Namah Shivaya è tornato a parlare. E tutto questo set cinematografico è un'illusione pura della Matrix, di questo mondo che vuole che tu non risvegli la tua luce, ma che resti nel tuo dolore. Sono un canale del Signore, un canale dell'energia, cioè non mi sono inventato di essere questo. Vi ricordate? Un santone che dice di poter curare le malattie attraverso il sesso. Mi ha spogliato e poi ad un certo punto mi ha penetrata. E con questa penetrazione mi ha detto che avrebbe guarito il mio utero. Che dice di essere dotato di poteri sovrannaturali. Lui si inventa queste cose, di fare miracoli, di essere un Dio sceso sulla terra. Cos'è che volete? Quello che vogliamo capire è come un ex addestratore di cavalli sia diventato un guru che promette guarigioni e miracoli. Quando ho iniziato a scegliere, no, tra l'altro di entrare in questa Matrix per poter fare questa esperienza, in questo spazio di luce. Perciò siamo tornati a indagare e abbiamo trovato altre sue vittime disposte a raccontarci chi è davvero il santone del sesso. Ad un'amica aveva detto che alla fine o faceva il guru, o faceva lo gigolo, o faceva il ladro. Sui social si vede il santone alle prese con diversi riti e stregonerie, come in questo video, dove si mostra davanti al fuoco mentre si concentra. Ma lui ha sempre amato fingersi qualunque cosa, lui si reinventa e si finge, è bravissimo a suggestionare le persone, crea l'atmosfera. Come si vede in quest'altro video, dove simula di materializzare una sfera da sottoterra.
Om Namah Shivaya. Ti convince di avere visto una cosa anche quando non l'hai vista. In questo petalo bianco, cosa hai visto? Ho visto come se spiccasse il volo da un momento all'altro, tipo farfalla. Sembra tutto studiato a tavolino, ma sentite cosa ci dice questa testimone. Ci faceva annusare le sue mani, sembrava che il profumo uscisse dalle mani. Poi quando andavamo in bagno e trovavamo la boccetta del profumo finita, ed era proprio il profumo che gli usciva dalle mani, con grandissima vergogna, delusione, incredulità condividevamo queste scoperte. Vi rendete conto? Prestigiatore, manipolatore, ma niente di spirituale e mistico sembra nascondersi dietro Shivananda. Io sono qua per dire tutta la verità. In realtà non sto scappando. Non starà scappando, ma al nostro arrivo alla comunità, dopo soli pochi giorni, ecco la situazione che ci troviamo davanti. Come potete vedere, qui è stata staccata la targa, qui c'era la targa della comunità. La sbarra è chiusa col lucchetto. E anche cercandola su Google, chiusa definitivamente. Sarà colpa delle nostre domande? Om Namah Shivaya. La risposta la troviamo nella sua ultima apparizione social. Ho subito degli attacchi molto pesanti a livello mediatico, televisivo, di abuso sessuale, frode finanziaria, manipolazione psicologica. C'è assolutamente coscienza di truffare le persone in quello che sta facendo. Non si sta illudendo assolutamente di poter essere un messaggero del Cristo o dei Lemuriani o di Atlantide, come dice. Lui sa benissimo che sono tutte palle. Nel video pubblicato, infatti, cerca scuse assurde e si nasconde dietro discorsi incomprensibili. Sai quel dolore che si ripete tra Shiva e Shakti? Tra il maschile e il femminile ferito, tra il femminile ferito attraverso la Shakti. Chi è stato nella sua comunità ricorda che si paragonava a Gesù. Diceva: lui era il Cristo e lei era Maria Maddalena, e quindi tramite questo messaggio andava a rimorchiare, tra virgolette, la donna. La donna ovviamente ci credeva e quindi entrava a fare l'attivazione così chiamata da lui. L'attivazione è il momento in cui Shivananda chiama in camera le sue adepte per la guarigione dell'utero, possibile solo attraverso la pratica sessuale, secondo lui. Lui praticamente ti dice che attraverso l'atto sessuale con lui ti va a fare una guarigione dell'utero, e te quando stai lì ci credi. La notte successiva lui mi invitò in camera, una parte di me non voleva, però lui fece leva sul fatto, appunto, sul mio punto debole. Fatto sta che poi io andai. Perché Francesco Grassi ama scopare. Gli piace il sesso in gruppo, sicuramente è un uomo che è attratto dal sesso in maniera non naturale, non sana. Io amo il sesso. A me è capitato appunto di essere stato chiamato per essere attivato da sua moglie, perché appunto mi aveva detto che io avevo bisogno di un'attivazione di una donna, di un'energia femminile. Io dissi subito di no e lui inizialmente provò, a manipolare la cosa dicendo che gli avevano detto i maestri ascesi e che questo sarebbe stato evolutivo per me. Tutto questo è assolutamente fuori dalla realtà, così per avere spiegazioni abbiamo provato a contattare nuovamente Shivananda. Il maestro Shivananda, guru. Il guru è un essere umano, incarno la parte avatar. Al telefono non si è mai concesso, così gli abbiamo scritto e improvvisamente ci risponde con un breve messaggio. Non ho niente da dire, grazie. Om Namah Shivaya. Non ho paura di dire che Shivananda ama il sesso, io amo il sesso e quindi... Poi chiamava puttane tutte quelle donne presenti, diceva: ste puttane vengono qua solo perché vogliono essere scopate. Nel sesso tu porti l'amore, quell'amore diventa guarigione, diventa amore, diventa unione. Un uomo che si improvvisa in qualunque cosa gli possa portare sesso e soldi e visibilità. E lo comprendo che nel mondo non tutti possono comprendere la guarigione di Shivananda. Non ho paura di dire che Shivananda ama il sesso, io amo il sesso. E quindi
Om Namah Shivaya. Che ti sei accorto che qualcosa non andava? Ma in realtà fin da subito una parte di me lo sapeva, però visto che quel luogo e lui ti porta a dissociarti dalla realtà, dalla famiglia e dagli amici, tendi ad accettare tutto quello che accade lì, anche quello che reputi non normale, lì lo normalizzi. E quello che mi ha scatenato il campanello di allarme è stato quando lui mi ha invitato a fare sesso con la moglie e ha proprio insistito. quell'episodio che raccontavi prima, che hai raccontato anche nel servizio. Dici, accetti anche quello che è normale, perché lì abbiamo visto, lui a un certo punto faceva le stimmati, diceva che è in grado di fare guarigioni. Sì, Tu hai lui- sentito dirgli queste cose? Sì, lui mette in scena queste pratiche dove appunto finge che esce il sangue dalle mani, finge di stare male, per far credere alle persone che è la reincarnazione del Cristo. E tutto questo semplicemente per un tornaconto personale, per fare soldi, affinché le persone gli credano. Francesca, ma tu sei entrata lì, anche tu, ma poi come si entra nella comunità? Probabilmente un momento di debolezza, la speranza di trovare un momento di felicità, di serenità, ma non ti sei accorta che queste cose qua erano un po' strane, le guarigioni, le stimmati? Sì, sicuramente una parte di me sapeva che c'era qualcosa che assolutamente non andava, però quando ti trovi in questi tipi di contesti è difficile mettere in dubbio, perché nel momento in cui tu metti in dubbio, anche dagli stessi membri, vieni subito additato come colui che non vuole evolvere, è nell'ego. Non accetti la cosa del guru, ma lui, al di là di quella volta cui ti ha chiamato poi altre volte nella sua camera? No, lui non mi ha più chiamato, in ogni caso io non sarei andata, perché devo dire che inizialmente tu ingenuamente credi davvero di aver ricevuto un'attivazione, una guarigione. Poi col tempo, io ad oggi mi sono resa conto della grande manipolazione che c'è stata, perché lui individua i tuoi punti deboli, gioca sul senso di colpa, e quindi mi sono sentita Abile in usata. E abile, lo dicevi prima Francesco, con questo anche a fare soldi, perché c'è anche un sistema di business, perché tu per esempio quando sei entrato lì pagavi una somma, Sì. poi lavoravi gratis, questi incontri che lui fa, c'è gente che Esatto. paga, quindi c'è anche poi un'attività economica. Esatto, è un business che gira tutto intorno a lui. Io pagavo, facevo questo servizio gratuito per mantenere il luogo insieme ad altre persone, perché lui lo chiamava servizio per il divino, quindi era gratuito. E quando c'erano i programmi per fare bella figura con gli ospiti, dovevamo fare ancora più servizio. E se veniva sbagliato qualcosa, lui diventava anche aggressivo verbalmente. Nei confronti della Sì. con lo sfruttamento di lavoratori. La difesa però del guru è, cara Francesca, vabbè, ma a me piace il sesso, le ragazze vengono qui a fare sesso con me, che cosa c'è di male? Tu cosa rispondi? Di male c'è che i suoi intenti non sono chiari. Lui non lo dice. Se non fosse una manipolazione, come dice lui, non c'è niente di male, perché non dirlo? Non è chiara questa cosa. Anche il meccanismo della guarigione, diciamo, è... Esatto, cioè non avrebbe bisogno di costruire queste giustificazioni della guarigione. Ti piace venire con me, andiamo insieme. Andiamo e siamo basta. adulti, e invece Esatto. tutto questo meccanismo è chiaro che è la manipolazione.